Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Apriamo il tablet che ci proporrà, come sempre, le nostre adorate signorine. Niente, il tablet anche stamattina sciopera. Fine novembre, tablet, mi sa che rischi di essere sostituito, te lo dico. Poi, funzioni subito, bravo. Quindi salutiamo la signorina F. Luxury, la signorina Mira. Vabbè, signorine varie. Vediamo. E ci guardiamo, ahimè, la mia diretta, anziché le signorine. D'altronde. Quindi, prima di andarcene, facciamo un giro rapido di raccolta. Ah, questo qua è il cadavere. Ok. Sai che carino lui che si è visto se stesso morto e se stesso vivo. Cioè, vedere il proprio cadavere. Così. Che succede? Non c'è l'interfaccia. Manca la grafica. Non c'è più la grafica colorata. Eccolo qua. Solo di alcune cose. This is impossible. I conducted the autopsy. Rafael Aguero died 92 days ago of primary blast injuries sustained in the incident. I also conducted the physical. This other Rafael is suffering from dehydration, malnourishment, traumatic stress. But he should make a full recovery. I've run every genetic analysis at my disposal. They are identical. Absolutely identical. This really is Rafael from another universe. I did not need to deal with this today. You're free to go. For my part, I'll be glad to forget this ever happened. Really? What happened to you? What is it this? Si curerà da solo. Dai, come sempre si cura tutto da solo. Facciamo così. La solita bottiglia. Comunque, cosa abbiamo imparato nel futuro? Che c'è spazio per il tavernello. Ebbene sì, nel futuro verranno anche il tavernello. Excuse me. Hey. Tra l'altro neanche un magazine, siamo sicuri? Ok, hello. Va bene. Ce ne andiamo? Voglio dare un'occhiata al... No, ma tanto cosa vado a fare giù? Solo a perdere tempo. Non ha senso. Andiamo.
Carico per carico. I am glad that's all over. Getting there. We're still trying to connect to the research levels control system. A lot of the circuits were just fried. Vabbè, già che c'è una stringa di testo inerente a quello che è successo, già un passo avanti, diciamo così. Poveri noi. Era più carino se anche il seguace rimaneva in questo universo mentre tu andavi nell'altro. Andiamo? Any troubles you need to share? Giustamente, neanche un possibile riferimento a quello che è appena successo. Ho solo viaggiato tra un universo e l'altro, perché dovrebbe interessare a mia moglie? Effettivamente. Dropping off a few Cosa interessante. Penso niente, guarda, tutto a posto. Sì, Talk to sì. you again soon, darling. Sì, sì, tutto a posto, successo niente. È andata, manco me lo chiede. Quindi è come una moglie vera, ma di quelle cattive accigliate. La moglie da... si dice da sitcom, da... Allora, vediamo un po', salviamo, perché non so se fare questo crea casini. E devo andare prima sulla luna, magari. Aspetta, tasto. Allora, provviste. Dentro. Armi. Dentro. Questo devo dire che è un bel fucilozzo. Alla fine è più efficace di questo, ma tanto più efficace. Il problema è che questo aveva il vantaggio che sbilanciava. O addirittura atterrare. Questo non c'ha. Però a parità di tutto, cioè, ha un DPS che è praticamente quasi il doppio. Cioè, ma infatti facevo tanti danni. E questo qua inizia a essere un po' vetusto. Anche lui. Questo passa al convento. Vabbè, quindi diciamo tutte spaziali. Questa è una spaziale che in teoria è carina, interessante, tutto quello che vuoi. Peccato che ha 50 in meno di resistenza. Cioè, di questa bella, ma caro. Sarà anche carina, però la passiamo da 91 a 71. Cavolo, questa è potente. Più 10% dei dati di analisi. Quanto pesa? 2, me lo tengo sempre dietro. Lo metto quando vado a fare la scansione. Mettiamo giù. Mettiamo giù. Dopodiché riprendo.
Cose commessa giù. Cose prese qua giù. Ok. 71. Sì, perché ho aggiunto... va bene. Cioè, questo era carino. L'altro c'ha più 10% dati scansionati. Vuol dire che potrei fare una scansione in meno. Anche tipo dei pesci che sono un... Ma guarda, cosa me la prendo? Così ho risolto. Va bene. Ah, devo prendere anche i... Trauma pack. Dove andiamo di bello? Ma c'è da fare qua? Parla con Barrett. Parliamo un attimo con Barrett, vediamo che vuole. Su qua. Barrett. You've got my attention, Captain. This is amazing. Sì. The unity, the multiverse. This is everything and more. I admit, I was really hoping they were. But I cannot believe I limited my hopes and dreams to only aliens now. Jeez. This explains so much, though. They're disorganized, petty, weird, and also deeply fascinating at the same time. Because they are just people. We never ruled that out, but it feels so good to know we weren't fighting against robot alien ghost gods or something. True. We need to approach this critically and carefully. We can't just jump in. Or, I mean, we could, I guess. But it all comes back to this. We don't know what will happen if you enter the Unity. You might lose yourself or become a two-headed space shark. There are too many variables. Yeah, even so, I don't see how we can't do this. I really don't see another option. Of course, at the end of the day, it's your choice. But I will say this. Our entire purpose in Constellation is to explore. Why would we stop now? Obviously. If you were ready to jump in right now, I would not be following you. I'm sorry to say. It's a huge decision. It could change who you are fundamentally. It's not like dyeing your hair gold or getting a full-body cat suit or eating a full pack of extra wild spicy chunks in under a minute. This is serious business. Anytime. The possibility of turning evil aside, I appreciate you taking the lead on this. You're guiding Constellation to new frontiers, new discoveries, and we should all follow your example. On that note, there's something else I'd like to discuss with you, if you have time. It's not on the scale of entering the Unity, but it is tangentially related.
Thanks. This has been swirling in my brain goo for a while now. So, I've been pondering over what's happened and what it all means. Ok. And I've got a favor to ask. A teensy-weensy favor. About the size of a plank length, really. I think it's time I joined you in the physics-bending powers business. See if one of those temples works for more than just you. Beh, in effetti. What, you think you're the only one who can walk around in a cape and tights? Granted, it's just a theory, but I venture anyone who experiences visions from touching an artifact is now connected to them. You got a vision, I got a vision. You got a power, ergo. Well, we don't have to go right now. Maybe after we get something to eat. Marvelous. I'm glad you're as gung-ho about this as I am. As it so happens, I've already talked to Vladimir. Seems our eye in the sky is back up and running. He sent me the coordinates for the temple already. We just have to visit. Va bene. I know now. Could we talk? Anche tu. Is something amiss? So, we finally have all the answers. And yet here I stand, feeling like I understand even less than I did before. This talk of the unity of a multiverse? Dead? Does it? Perhaps you find all this satisfactory, but I am afraid I do not. We must take the word of a murderer and follow him into the unit? How can you be so sure? They have thwarted us at every turn. They killed Sam to stop us from getting the artifacts. In effetti. If they would back down now, then what was the point? What does that death mean? Why put us through any of this? When we started this mission, we had no idea where it would lead. That we would lose people along the way. If we had known, would we still have been so keen to get here? Even if everything the Starborn have said is true, if you pass into this unity and come out in some other universe, look at who they are, at what they have become. They have the faces and voices of people you know, but are nothing like them. Are you not at all worried that the same fate would befall you? That you would become someone unrecognizable to the rest of us? That feels very much like you are just trying to delay this conversation as long as possible. But you are not wrong. And certainly, at this point, we would not want the artifacts falling into any other hands. We should get back to it. Now that we know what to work towards, there's no time to waste. Been keeping busy out there? It's been too long since we mined together. Farewell. Perché è ancora sporca questa? Ah, poverina.
Un attimino, fammi vedere cosa stanno scrivendo qua. Allora. Ok. Quindi... Allora... Andiamo a vedere. Touching down. This relay station has to be at least 100 years old. Stunning.
Però è identica a tutte le altre. Looks like everybody evacuated fast. Vero? Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Lang Shu. Voltaire is being reconfigured for this new initiative. The math we're being asked to crunch is ambitious, even for a supercomputer. We might as well be asking it to count every grain of sand in every desert on Earth. Who came up with these original equations? Our partner isn't being very open about it. Every question I have goes through some discretionary channel. I'm surprised we even know we're working on a ship. Voltaire really is something else. A supercomputer so powerful they put it on the damn moon to keep it cool. Although by that logic they should be running it purely in the vacuum of space. But hey, good marketing material. I've been spending some off hours running some dumb simulations, just because I can. My favorite so far is simulating the sound of every duck on Earth quacking after receiving a piece of bread. You didn't know you wanted a real-time sim of feeding all the ducks, but now you have it. You're welcome, humanity. Bene. Okay, confession time. Being single on a moon base is the worst. I only get like an hour to use the communication link to Earth every couple of days. And let me tell you, there's long distance dating, and then there's like long distance dating, you know? Oh, hey there, I'm a scientist, deadly employed, willing to take you out for coffee in like 6 months when I'm back from space. It's not a great opening line. You seriously can't get a date? You're an astronaut. Hey, no one asked you. You ever get jealous? You know, the crew in the shipyard? Building the actual vessels that are gonna travel the stars? We're literally on a base on the moon. Oh, come on, Sabina. I'm trying to share my dreams here. Well, your dreams are always out there and never here where the rest of us live. Can't you just be happy doing your job? Where's the fun in that? Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Lang Shu. I admit, this is not the most disciplined team I've ever run. Malcolm keeps stealing computational time on Voltaire and thinks I don't know this. And Sabina's been distracted lately, but won't tell anyone why. I really should demand answers from both of them. But honestly, I'm too preoccupied with this contract. We all are. Despite anything going on in our personal lives, there's something special about what we're building here.
When I accepted the assignment up here, we were told to bring a couple of personal items. Some psychological studies said it helped when you're away from Earth this long. I brought my grandmother's old abacus. I would play with it on her lap, and she'd teach me the Russian for all the numbers. She, just got word that she passed. Now, let's see what's the in next shuttle there. isn't for 3 months, so I won't be able to go to the funeral. Goodbye, babushka. Thank you for teaching me math. It brought me to the moon. Deve averle raccolte tutte, no? Oh, mi sono già curato, poi non ti è piaciuto. E mo' non lamentarti. Questo è un block notice qualunque. Ah, ok, ho preso tutto. Salviamo. Non c'è un accesso al tetto, vero? Vabbè, controllato io. Andiamo. Il percorso previsto era questo. Ne esce qualcosa qua dentro? No. Ok, salviamo perché qua. Engine spin-up time almost complete. Total time 5 minutes, There's 22 that little seconds. sad dot. Right on schedule. How are the helium-3 valves holding, Nova? We double-checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Counting down in 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship... How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova.
Andiamo alla NASA? Va bene. Hello, Captain. We're cleared for liftoff. Orbital pattern locked in. Ok. Chissà come non la chiamano terra, la chiamano prima casa. Landing now. Did you need something? Buongiorno. No, in realtà sto per andare a lavoro. Greetings, Captain. Purtroppo non ce l'ho la malattia. Ah, e io no. Io sto aspettando un quarto d'ora abbondante per andare in farmacia che mi devono mettere l'holter per farmi l'esame, quello cardiaco. E ne ho approfittato per farmi una partitina. Boh, io eseguo, così mi hanno detto. Speriamo di no. Tanto, anche se fosse, è inutile preoccuparsi prima. Sto facendo una missione che mi ha portato alla NASA. Oh, quel che ne resta. Più che altro sai cosa? Sta cosa della Terra. Cioè, ci sono questi edifici, ne ho trovati 2 o 3, con 2 missioni, tra l'altro. 3 missioni in questo caso. E cioè, è tutto deserto. Ma tu, cioè, c'è niente. Rovine, niente. E poi ogni tanto c'è un edificio intero. Cioè, e non sono edifici postumi, perché il primo era una missione di inizio gioco. Piegato tipo, non so, Londra. Vai, devi andare a Londra, missione. Arrivi a Londra e c'è la torre di Londra. Quella lì, quella nuova. E basta. Ma scusa, ma ci sono 1 milione di edifici. Londra è rimasta solo una torre tutta spaccata e il resto niente, deserto. Ma non ha senso. O dovevano dire che è protetta da un campo, cioè, un edificio solo e sabbia. Boh. Mi rendo conto che è più facile da gestire a livello di programmazione, disegni, tutto quanto. Esatto.
Ma sai, banalmente, intorno all'area, questa qui, un po' di macerie, piuttosto che di, appunto, solo... Siccome c'è pieno di sabbia, puoi dire che sono stati interrati e quindi c'è solo delle punte di grattacieli, cose. Mm, così, boh, non so. Mi ha lasciato un po'... freddino. Poi, per carità, non ci si può lamentare di tutto. Però, diciamo, è una scelta strana, quantomeno, no? Uh. Ma sono andati a risparmio su un sacco di cose. Cioè, purtroppo è abbastanza chiaro. Ok. Che è un peccato, eh. Non dico di no. Però sai... Un po' perché l'hanno fatto principalmente per console. E... So. Vabbè. Non c'è modo di entrare qua. Magari si entra da sopra. Va bene. Iniziamo il nostro tour. Ah, batterie. Iniziamo il nostro tour della NASA. Addirittura. Tra l'altro faccio in tempo. Proviamoci. Mi dispiace un sacco però, cioè nel senso, sto gioco... Ehi, casco nuovo. Come sempre un casco non epico, non... Continuo a trovare un sacco di cose fighissime, peccato che hanno dell'armatura ridicola. Questo qua ha 100 contro 70. Cioè, al 30% in più di armatura. Voglio dire. Odio ste cose buie. Vabbè, qua è finito. Direi che la strada è chiaramente questa, va bene. Non c'è niente. Quindi è un po' il mood del gioco, trovare cose che dici però se solo avessero. How terrible it must have been for them to watch others escape while they realized it was over. Ah, avevo capito che avevano evacuato praticamente tutti. Questo splendido mondo di sabbia. Qui si entra. Andiamo prima al giro fuori. In effetti sullo scanner è meglio. Ok. C'è un altro ingresso. E là c'è una scala, quindi iniziamo a scendere qua, così a caso. Non posso? Non posso. Scendo qua, va bene? No. Allora, vediamo un po'.
Allora, si scende. Qua cosa abbiamo? Niente. Prima persona ancora. Nel buio. Tutta... boh, lascio lì. Da qui nella NASA lo prendo, dai, figo. Anche la tazza della NASA. Componente si prende sempre. Va bene. Va bene, qua non c'è più niente. Andiamo giù dalla scala. Ah no, la scala portava fuori. Va bene. E allora mi conviene, mi sa, passare... No, voglio passare da qua, faccio prima. Anche se lo zainetto non è il massimo, però vabbè. Infatti, guarda, non ci arrivo neanche. Dannato zaino. Spompato. Io dovrei investire i punti in calibrazione di sti cosi, ma mi servono i punti per fare altre cose. E quindi non li ho spesi. Giustamente mi puoi dire, così impari. Lo so, però non è che... non è che c'era aperto? Qua. Jetpacks are the more traditional solution. Sì, in realtà non pensavo di farmi male con un salto così corto. Comunque. Quindi anche questo porta qua. Va bene. Quindi ora scala. Componenti, sempre graditi. Ok. Ah, sei dovuto entrare da qua. Really looks like this one almost made it to launch. Wonder what the final problems were. E quindi eccola lì. Trivella, ottimo. Servono sempre trivelle.
raccogliamo tutto il pattume della NASA. Un'ulteriore palla di neve della NASA. Va bene. Quindi da 0 a 1000. Dice no, posso quindi senza la bandiera. Barrett. La famosa bandiera Barrett. Ok. Ok, dove ero prima, perfetto. Non ci devo andare. Ottimo. Looks like the lift is offline. Maybe we can restore power. Let's look around. Anche qua torno giù. Ho più batterie che cosi da correntare. Però va bene così. Hey, when you're not busy, let's chat. A while ago, you helped me out when I was captured by the Crimson Fleet, and I just wanted to say thanks. It's good to be part of a team, isn't it? To be part of something so much bigger than it. So many things can go wrong out there. Working with people, and that's why I've been in Constellation so long. It's good to have people who will help. Just wait till we get matching shirts and start having official cookie days. They're one of humanity's greatest achievements. Modern medicine, space travel, and cookies. Constellation is quite pro-cookie. Because, you see, we value human accomplishments. Speaking of which, Constellation has its ups and downs. It can be hard. Trust me, I know. When times are tough, sometimes it's important to reflect on our accomplishments. What you're doing here with us is remarkable. Truly. Constellation is brighter because of you. A long time. We should talk about it someday. Okay. I'd need to get some tea going for that chat, though. Just figured I'd mention it, since we haven't had much time to... You know, being a member of Constellation has given me a... It's hard to imagine just who I'd be had I never joined up. I would have never done so many things, met so many people, and I never would have met Irvin. Or lost him, I suppose. Irvin Madani was my husband. He was also a brilliant biologist who joined Constellation a couple of years before me. Yeah, he's gone. I remember.
It's not you, Captain. It's just been on my mind. I can't say why. Irvin's been gone for over 20 years. Strange how memories can pop. Well, I'm enjoying my time adventuring with you, and it reminds me of Irvin in a way. We had so many adventures together, and then maybe part of my mind is trying to remind me of... Oh, I've been giving myself nothing but space and time. But maybe it's time for me to really... Well, maybe I'll take you up on that offer later on, Captain. On that note, I think I'd do well to distract myself. I know now isn't the best time, but I need to talk with you later. Oh, pardon me. Was that your stomach or mine? See you later. Bene, sta per suonare la sveglia, quindi niente. Non attivo neanche l'ascensore, mi tengo questa sorpresa per più tardi. Quindi grazie che è passato. Credo che la telecamera si sia bloccata nel frattempo, ma tanto voglio dire. A differenza delle signorine in costume, nessuno è qua per vedere la mia faccia che si muove. Anche in quel caso in realtà non si guarda la faccia, ma dettagli. E grazie che è passato.